E se vi dicessi che il mondo che vediamo, sentiamo e tocchiamo proprio in questo istante non fosse altro che una costruzione super sofisticata del nostro cervello? Ecco, questa è l'idea da cui partiamo per un'immersione nelle neuroscienze della spiritualità. Ci basiamo sul lavoro di Franco Fabbro per cercare di capire cosa succede davvero dentro di noi durante esperienze profonde come la meditazione o gli stati mistici. Allora, mettiamo subito le carte in tavola con la domanda che sta alla base di tutto. La nostra coscienza di tutti i giorni, quella che ci sembra così solida, così oggettiva, è davvero un riflesso fedele del mondo là fuori? Beh, la risposta che ci danno le neuroscienze potrebbe spiazzarci un bel po'. Ed è qui che le cose si fanno davvero interessanti. Lungi dall'essere una specie di finestra passiva sulla realtà, il nostro cervello si comporta più come un regista. Crea attivamente la nostra percezione del mondo. In pratica è un'allucinazione perfettamente controllata, un sogno guidato che ci permette di funzionare ogni giorno. Tenere a mente questo concetto è la chiave per capire tutto quello che sta per arrivare. Bene, entriamo nel vivo della questione. Se è il cervello a costruire la nostra mente, può la mente a sua volta influenzare il cervello e il corpo? Oggi la scienza non ha più dubbi. La strada non è a senso unico, è assolutamente a doppio senso. E attenzione, non stiamo parlando di teorie campate in aria, parliamo di dati concreti. Pensate a pazienti epilettici che imparano a bloccare le crisi usando solo la forza del pensiero, o ad arcieri che migliorano la loro mira semplicemente visualizzando il gesto perfetto, o al famoso effetto placebo, dove la convinzione di guarire scatena risposte immunitarie reali, misurabili. Insomma, la mente non è una semplice spettatrice, ma un'attrice protagonista in grado di orchestrare cambiamenti fisici reali. E qui il discorso si fa ancora più potente. Se la mente ha tutta questa influenza, cosa succede quando la si allena in modo sistematico, con intenzione? Andiamo a vedere come la meditazione non solo calma i pensieri, ma arriva a rimodellare fisicamente la struttura e le funzioni del nostro cervello. Allora, il primo grande percorso è quello della meditazione attentiva, che oggi conosciamo tutti come mindfulness. Possiamo immaginarla come una vera e propria palestra per la mente. L'esercizio è semplice, portare l'attenzione su qualcosa, tipo il respiro, e ogni volta che la mente vaga, perché lo farà, riportarla indietro, con gentilezza, senza giudicarsi. È un puro allenamento alla presenza. E poi c'è il secondo percorso, quello della meditazione unitiva. Qui l'obiettivo è molto più radicale. Non si tratta solo di osservare il proprio sé, ma di trascenderlo. Lo scopo è raggiungere un silenzio mentale così totale da far dissolvere il confine tra chi siamo e il resto dell'universo. La cosa davvero pazzesca è che le scansioni cerebrali ci mostrano due percorsi neurologici completamente diversi. La mindfulness, da una parte, rafforza i centri del controllo e dell'attenzione e allo stesso tempo silenzia le aree legate all'ego, al nostro io. La via unitiva invece fa qualcosa di incredibile. Letteralmente spegne il nostro GPS neurale, quella zona che ci dice dove finisce il nostro corpo e dove inizia il mondo. E questo provoca proprio quelle sensazioni di espansione, di unità con il tutto. Ok, tutto molto bello, ma quanto allenamento serve per iniziare a vedere questi cambiamenti? Per ottenere risultati che siano reali, misurabili a livello neurologico? La risposta è un numero ben preciso. 4. Proprio così. Secondo gli studi fatti su programmi di mindfulness di 2 mesi, questa è la dose efficace, per così dire. Con almeno 4 sessioni alla settimana si cominciano a vedere cambiamenti notevoli, sia nella maturità della personalità che nella spiritualità. Sotto questa soglia gli effetti sono quasi zero. A quanto pare, la costanza è davvero la chiave per riprogrammare il nostro cervello. Ora, proviamo ad allargare un po' l'inquadratura. La meditazione, ovviamente, non è l'unico modo per alterare la coscienza. Per millenni, le tradizioni spirituali di tutto il mondo hanno usato delle tecniche che, senza saperlo, agivano come dei veri e propri hack per la chimica del nostro cervello. Questa tabella lo mostra perfettamente. Pensateci, l'ascesa in alta montagna che causa una carenza di ossigeno, i lunghi digiuni che abbassano il livello di zuccheri nel sangue, le veglie notturne che portano la mente sull'orlo del sogno, persino il dolore autoinflitto che inonda il corpo di endorfine. Ognuna di queste pratiche antichissime ha un suo corrispettivo fisiologico precisissimo che spinge il cervello fuori dal suo stato ordinario e apre le porte a esperienze straordinarie. E pensate che persino un evento così estremo e apparentemente caotico come l'esperienza di pre-morte sembra seguire uno schema, una specie di copione neurologico, che è sorprendentemente universale, uguale in tutte le culture e in tutte le epoche. La sequenza è quasi sempre questa.
C'è una teoria molto affascinante che ipotizza che il cervello, in quel momento critico, stia forse riproducendo l'unica esperienza simile che conosce, il trauma e la liberazione della propria nascita. E al culmine di tutte queste esperienze, che sia un'estasi mistica, una preghiera intensa o una meditazione profondissima, accade qualcosa di sbalorditivo. Le aree del cervello che si accendono sono esattamente le stesse coinvolte durante un orgasmo. Questo ci dà un'idea della portata, della beatitudine e del senso di fusione che il nostro sistema nervoso è capace di generare. Ma c'è un ma, perché mappare il cervello, per quanto affascinante sia, ci racconta solo una parte della storia. C'è un elemento che la scienza non può misurare, ma che ogni singola tradizione spirituale considera l'ingrediente fondamentale. Quello senza il quale la tecnica, da sola, non basta. Questo ingrediente è la devozione. E attenzione, non stiamo parlando di fede cieca. Parliamo di un atteggiamento di profonda umiltà. È la consapevolezza che la realtà è un mistero infinitamente più grande di noi, e l'impegno sincero a esplorare questo mistero senza la pretesa di poterlo dominare. Ed ecco l'avvertimento cruciale che arriva da queste tradizioni. Se si prendono le tecniche meditative e le si spoglia di questa dimensione, si rischia di trasformarle in un sofisticatissimo esercizio di controllo mentale. E invece di trascendere l'ego, si finisce per rafforzarlo, per lucidarlo, creando una prigione psicologica ancora più solida e difficile da scardinare. E tutto questo ci porta a una domanda finale, che forse è la più importante di tutte. In questa nostra corsa a trasformare la mindfulness in uno strumento per il benessere, per la produttività, per gestire lo stress, non è che stiamo perdendo per strada proprio quell'elemento che per millenni ne è stato l'anima? Potrebbe essere che nel tentativo di importare la tecnica abbiamo lasciato indietro la saggezza? Se questo contenuto ti è stato utile, lascia un like. Condividi nei commenti le tue valutazioni, esperienze o suggerimenti per altri video. Iscriviti al canale per continuare il viaggio nella conoscenza.